Immaginiamo di essere con degli amici italiani e vogliamo preparare del tè oppure vogliamo offrirlo. Quali parole sono più utili in una situazione di questo tipo? La prima parola riguarda proprio l'oggetto che serve per fare il tè, che è quello che abbiamo visto nel video, che è una teiera. Aggiungiamo spesso noi italiani questo iera alla fine di un'altra parola e abbiamo adesso memorizzato quindi teiera, ma la cosa bella è che possiamo addirittura dire anche con quale oggetto noi riusciamo a fare invece il caffè. Quindi a caffè aggiungiamo questo iera, bisogna ricordarsi che c'è una doppia T in questo caso, ma possiamo anche dire caffettiera. Quindi con una parola in realtà ne abbiamo già imparate due. Vediamo però quali altri oggetti possono essere utili, quali parole più che altro. Quindi questo oggetto è chiamato bustina di tè o chiamiamo anche bustina del tè, è indifferente. E per ricordarcelo dobbiamo proprio pensare ad una busta. A questa parola però, come per iera, noi italiani aggiungiamo spesso questo ina per indicare che un oggetto è molto piccolo. Quindi dobbiamo ricordarci proprio una busta molto piccola, quindi bustina di tè. Questo ina si aggiunge a tantissime parole in italiano. Oltre agli oggetti abbiamo anche ovviamente dei verbi utili e in questo caso quello che riguarda questa azione che stiamo vedendo nel video è proprio versare. In queste situazioni viene utilizzato solamente questo verbo che si utilizza proprio in queste situazioni in cui c'è questo movimento qui che vedete nel disegno e riguarda sempre un liquido o dei liquidi, quindi in questo caso il tè, ma può essere anche ad esempio caffè, vino, acqua. Noi utilizziamo sempre la parola versare. È un verbo regolare, quindi io verso, tu versi, lui lei versa, noi versiamo, voi versate, loro versano. Questo è un esempio, ti verso il caffè in una tazzina, quindi è una domanda con anche notate tazzina, oppure puoi versarmi l'acqua nel bicchiere, una richiesta di appunto versare l'acqua nel proprio bicchiere. Quindi abbiamo visto primo oggetto che è teiera e poi anche la bustina di tè o bustina del tè, versare che è il verbo, liquido che in questo caso è il tè e busta. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato utile. Adesso forse vado a farmi un tè e vi ricordo che in descrizione ci sono dei file che potete scaricare, anzi è un file con più schede, con parole in più, sempre con ina, iera e degli esercizi. Vi invito a usare queste parole adesso, a fare delle frasi nella vostra mente o ad utilizzarle a voce sarebbe meglio, o a fare proprio delle frasi scritte. Ci vediamo al prossimo video di Pensiamo in Italiano, ciao!